Seconda parte della nostra miniserie dedicata al martoriato paese dei cedri, illuminando il faro su una famiglia che ha condizionato moltissimo la vita politica, sociale e militare del Libano, la famiglia Gemayel. Abbiamo già parlato del patriarca Pierre Gemayel, oggi affrontiamo la figura di uno dei suoi figli, anche perché la sua vita e la sua morte hanno determinato delle reazioni precise, molto forti, entrate nella storia, anche nell'immaginario collettivo, tali da condizionare per sempre la via del Libano e di buona parte del Medio Oriente. Oggi noi dentro la storia viaggeremo nel tempo e anche nello spazio, viaggeremo in un paese che una volta era meraviglioso e che oggi è molto pericoloso. Ecco, i viaggi possono riservare diverse sorprese, alcune piacevoli, altre meno piacevoli, con la connessione costante di un mondo sempre più piccolo e sempre più digitale. I rischi durante i viaggi all'estero aumentano anche per l'esposizione potenziale a rischi rappresentati da hacker o da malintenzionati. Per proteggervi da questi rischi c'è NordVPN, la migliore VPN in circolazione, partner di Dentro la Storia, e proprio per gli iscritti al nostro canale NordVPN ha pensato a una clamorosa offerta. Acquistando uno dei piani biennali otterrete uno sconto esclusivo più 4 mesi extra, sempre con la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Tutto per la vostra sicurezza. La nostra storia di oggi inizia un giorno preciso, è il 14 settembre del 1982. È una giornata storica per il Libano, è una giornata in cui il presidente eletto, ma non ancora insediato, tiene un discorso nella sede del suo partito. È un discorso appassionante, quell'uomo sa parlare, sa tenere grandi orazioni in pubblico. E cosa dice? Dice ad esempio: amici, un nuovo paese nascerà tra pochi giorni. Sarà un Libano forte, sicuro, indipendente. Sarò io in persona a garantire tutte queste promesse. Come nuovo presidente vi assicuro che non si ode altro se non una potente esplosione che scuote l'edificio in cui quell'uomo stava parlando. Immaginate il botto, il boato tremendo, il ronzio nelle orecchie, i detriti che cadono dal soffitto, una nube di polvere che invade la sala, quasi non consente di respirare, il pavimento fessurato che in certi punti crolla, la platea urla, fuggi fuggi generale dalla scena del disastro. Servono 2 ore perché si riesca a far luce sull'accaduto, anche se tutti comprendono immediatamente che quella tragedia non è stata provocata da un'accidentale fuga di gas. No, quella tragedia ha una causa ben precisa, è stato un attentato dinamitardo. In quelle ore si rincorrono voci sempre più confuse sul numero delle vittime, ma c'è una domanda che sovrasta tutto quanto, una domanda che si pongono tutti. Dov'è Bashir? Il Bashir in questione non è una persona qualsiasi, è il presidente eletto ma non ancora insediato dalla Repubblica Libanese, esponente, come abbiamo detto, di una delle famiglie più influenti della comunità maronita, stratega sottile, militare spietato. Bashir Gemayel ha coronato il sogno di papà Pierre. L'ho fatto pochi giorni prima, quando l'Assemblea Nazionale Libanese lo ha individuato come successore di Elias Sarkis. L'elezione non era stata certo poi complessa, non c'erano stati altri candidati al ruolo di presidente e le voci dell'opposizione erano state opportunamente tacitate dopo 7 anni di sanguinosa guerra civile, in realtà ancora non conclusa. Bashir Gemayel era divenuto il più giovane capo di Stato nella storia della fragilissima Repubblica in un periodo sin troppo delicato, eppure prometteva di utilizzare dei metodi nuovi per sistemare tutto. Guanto e spada, diplomazia e maniere forti, tutto ciò che fosse necessario a chiudere quella crisi che, come abbiamo visto nell'altro video, si era aperta nel 1975 e che si era protratta con lo scoppio degli scontri nelle strade tra le milizie rivali, poi l'invasione siriana, la resa dei conti con i palestinesi, il doppio intervento israeliano. Bashir Gemayel sapeva che occorreva una svolta decisa alla politica interna del suo paese e proprio puntando sul lungo stato emergenziale aveva convinto alleati e anche alcuni avversari a votare per lui. Figlio migliore di Pierre e capo del Kataeb dopo la morte di Aoui, che era stato
ucciso da un cecchino palestinese durante l'assedio di Tel el-Zatar. Bashir Gemayel era visto da buona parte dell'opinione pubblica come un capo militare più che come un politico navigato. Era stato lui a guidare la milizia armata del partito nelle prime spietate mosse contro i nemici storici della Falange, i palestinesi di Arafat e i drusi di Jumblat, soprattutto nel sabato nero del 1975, quando per la prima volta nella sua storia, almeno in epoca contemporanea, il Libano aveva assistito ai primi massacri su base etnica e confessionale. Quei massacri avrebbero generato altri massacri, come quello di Damour, bellissima cittadina sul mare, dove si producono le banane più buone del mondo, che era stata poi presa d'assalto dai palestinesi per pareggiare i conti ancora una volta, uccidendo senza pietà uomini, donne, vecchi, bambini, solo appunto per rimettersi in pari. Bashir Gemayel aveva vissuto nel corso della guerra civile un ruolo di primo piano, comandante militare, che aveva disposto le sue forze in maniera davvero efficace nel corso della cosiddetta battaglia degli hotel, un lungo confronto con i palestinesi e i siriani, nella zona che un tempo accoglieva i più lussuosi alberghi di Beirut, trasformata in un terreno di guerriglia urbana a colpi di mitra e di razzi anticarro. Se le facciate e le camere degli hotel portavano i segni di quella battaglia, a Bashir tutto sommato non importava. Era troppo concentrato nella costituzione del fronte libanese, una coalizione dei movimenti politici di estrazione maronita e greco-ortodossa, di orientamento di destra, in risposta alle forze progressiste, quelle radunate dal clan Jumblat. All'interno delle forze libanesi avrebbero trovato posto, oltre al Kataeb, anche le Tigri di Shamoun, la brigata Marada di Frangé e persino quei pazzi estremisti dell'Ordine dei Guardiani del Cedro, una piccola frazione della comunità maronita, che si proponevano come nuovi cavalieri crociati, chiamati a svolgere praticamente un ruolo sacro di combattenti per liberare il Libano dagli infedeli. Pazzia, una pazzia che fa capire quanto la guerra del Libano non sia stata proprio una guerra di religione, ma una guerra che ha visto combattersi una sola etnia, quella araba, frammentata in più comunità dagli interessi divergenti e confliggenti. Ma Bashir Gemayel non era solito accontentarsi. Dopo aver ottenuto sul campo la qualifica di comandante delle forze libanesi, aveva dimostrato il proprio valore ottenendo successi strategici importanti, ad esempio l'intervento diplomatico della Lega Araba per costringere la Siria a ritirarsi almeno inizialmente da Beirut, oppure utilizzando a piacimento i rapporti con gli israeliani, ora dimostrandosi loro amico, ora chiedendo alla EDF di lasciare il paese e rifiutando ogni proposta di collaborazione. Bashir aveva anche capito che all'interno delle forze libanesi aveva dei pericolosi rivali interni, in termini di leadership e di affari, perché la guerra porta sempre affari, spesso sporchi. Tony Frangé, figlio dell'ex presidente Suleimane a capo della brigata Marada, era diventato un nemico dopo che alcuni falangisti erano caduti in imboscate senza ottenere la copertura degli alleati. Il piano orchestrato dal Kataeb, un rapimento per indurre la brigata Marada a più miti consigli e magari confluire nella falange, si era risolto di un bagno di sangue dopo che a Eden gli uomini guidati da Samir Jarjah avevano riversato una pioggia di fuoco sulla villetta dei Frangé, sterminando la famiglia del Delfino e buona parte della sua milizia personale. Di questa storia potete approfondire ancora di più la tematica attraverso il video presente nel canale. Risolta la questione coi Frangé, si era presentato il problema della gestione dei rifornimenti israeliani, ma anche del racket assicurativo a Beirut Est con il clan Shamoun, vecchio alleato dei Gemayel divenuto troppo ingombrante. Dopo un summit infruttuoso a Tel Aviv, Bashir aveva deciso di passare all'azione. Si era messo d'accordo col vecchio Camille Shamoun, che aveva posto l'unica condizione della salvaguardia del figlio Dani per poi sacrificare la sua milizia. In una sanguinosa giornata di luglio del 1980, una data passata alla storia come il giorno dei lunghi coltelli, i soldati del Kataeb avevano atteso che Dani Shamoun, figlio di Camille e comandante delle Tigri, lasciasse lo Yacht Club di Safra con una scusa, per poi attaccare la struttura in cui si stavano rilassando i capi della milizia rivale. In quella mattinata di rara violenza, 83 tra ufficiali e soldati del corpo militare di Shaun erano stati accoltellati, massacrati coi calci dei mitra, strangolati nelle stanze dell'hotel o lanciati dai balconi per poi essere finiti a revolverate in spiaggia, regolando per sempre il conto tra le famiglie maronite e inducendo i sopravvissuti a chiedere il reclutamento del Kataeb. L'operazione Pace in Galilea delle IDF aveva completato il quadro di sangue in Libano. La seconda invasione israeliana, diversa
da quella precedente che si era fermata al confine naturale del fiume Litani, aveva portato il bellicoso vicino meridionale a lambire i confini della capitale. Con Israele, Bashir Gemayel era abituato a trattare, ma lo faceva giocando su più tavoli, accettando le forniture mediche e di armi, ma rifiutando azioni congiunte per non mettere in imbarazzo l'esercito libanese, composto da brigate spesso multiconfessionali, ma sempre affidate per il comando a ufficiali maroniti. L'intervento israeliano aveva comunque sgombrato il campo da uno dei contendenti più pericolosi, l'OLP, che, come abbiamo già visto, dopo il settembre nero del 1970, aveva eletto il Libano a propria base operativa. La candidatura alla presidenza, sostenuta a livello internazionale da Francia e Stati Uniti, che avevano inviato forze di pace a Beirut, era stata vista come un tentativo estremo da parte di Bashir Gemayel di normalizzare il paese, come? Attraverso l'imposizione di se stesso quale figura forte, anche autoritaria se vogliamo, una figura che riuscisse finalmente a riprendere le redini di uno Stato allo sbando. Anche per questo motivo, a fine agosto del 1982, l'Assemblea nazionale si era espressa a favore di Bashir Gemayel, votandolo come nuovo presidente, con insediamento previsto 4 settimane dopo. Nei piani del neo presidente eletto, le priorità erano due. La prima, liquidare gli ultimi campi profughi palestinesi, espellendo gli occupanti e risolvendo così una volta per tutto il problema della presenza siriana. Per fare questo, Bashir Gemayel aveva già pensato di sfruttare gli israeliani per far loro appoggiare la prevista offensiva d'autunno dell'esercito libanese contro le 3 divisioni che Assad aveva posizionato nella valle della Bekaa per coprire i drusi e gli sciiti e per tenere in scacco l'aviazione di Gerusalemme. Sistemata questa questione, Gemayel avrebbe poi chiesto ad Israele di abbandonare per sempre il Libano, dedicandosi così alla resa dei conti con Walid Jumblat, il figlio di Kemal, che aveva ereditato dal padre assassinato la guida del partito progressista libanese. Nelle 2 settimane successive alla propria elezione, Bashir Gemayel incontrò i suoi futuri ministri e si recò a colloquio con le IDF, preparando con Ariel Sharon i piani di intervento della Bekaa. In uno di questi meeting, Arik el Rosso, il generale dei paracadutisti e futuro dominus della scena politica israeliana, aveva messo in guardia il giovane presidente eletto. Siamo stati informati che qualcuno vuole ucciderti. Stai in guardia e non ti fidare di nessuno. Parole che il giovane Gemayel aveva liquidato con una scrollata di spalle. Si sentiva sicuro della protezione garantita dalle forze libanesi, ma bastava. Il 14 settembre 1982, ad appena una settimana dal previsto insediamento, Bashir Gemayel ha l'ultimo appuntamento politico nella sede della Falange a Beirut. Si tratta di un incontro a cui tiene molto. Vuole spiegare il proprio programma di governo ai suoi fedelissimi e ai militanti che lo hanno sempre appoggiato. Non sa Bashir che proprio un maronita lo ha tradito. Habib Shartouni, questo è il suo nome, si è finto sostenitore del Kataeb e nei giorni precedenti ha fatto più volte visita al palazzo del quartier generale della Falange, in cui esattamente al piano superiore rispetto alla sala convegni risiede sua sorella. Potendo muoversi con relativa facilità, Shartouni ha studiato la planimetria dell'edificio e ha capito in che punto posizionare una potente carica esplosiva fornitagli dai siriani. Shartouni ha deciso da tempo di tradire la propria comunità, abbracciando la causa degli Assad che sognano una grande Siria che inglobi la provincia ribelle del Libano. Alle ore 16 del 14 settembre del 1982, Bashir Gemayel entra nei locali del quartier generale del Kataeb e nello stesso istante Shartouni, uscito poco prima alla sala convegni, telefona da un apparecchio a gettoni all'angolo della strada alla sorella. Ho un problema all'anagrafe, le dice. Devo compilare dei moduli, ma l'impiegato afferma che ho bisogno di un familiare che confermi la mia identità. Puoi venire subito negli uffici a municipalità. Ti aspetto, è urgente. La sorella, ignara del fatto che sotto il suo letto sia stata posizionata una bomba contenente 50 kg di una miscela al plastico, esce di casa, scende le scale e prende un taxi. 10 minuti dopo, Shartouni, che in realtà non si trova all'anagrafe, ma a 2 isolati di distanza, e da un tetto osserva l'edificio obiettivo, preme il pulsante del detonatore. Segue quel boato di cui parlavamo all'inizio, quell'esplosione, la nube di polvere che sgretola parte del palazzo e scatena il panico a Beirut Est. Dov'è Bashir? È quello che si chiedono i soccorritori che arrivano sul luogo della strage. Nessuno sa dare una risposta precisa e cominciano a rincorrersi le voci. È ferito ma è uscito con le proprie gambe dalla sala semidistrutta? No, è stato caricato in ambulanza e ricoverato al pronto soccorso con ustioni alla schiena. Nemmeno questo, lo hanno caricato in un eliambulanza e l'hanno portato a Haifa. È in gravi condizioni ma se la caverà. Per ore si scava tra le macerie, mentre agli ospedali non arriva nessuna conferma. A sera inoltrata, il mistero è risolto. Bashir è morto.
Il suo cadavere senza volto è stato uno dei primi a essere trasportati nella vicina chiesa che è stata adibita a obitorio improvvisato. A riconoscerlo è stato un attaché israeliano che ha notato la particolare fede nuziale in oro bianco che il cadavere portava all'anulare, un riconoscimento confermato dal ritrovamento nelle tasche della sua giacca di 2 lettere a lui indirizzate, già aperte. La conferma dell'assassinio giunge il mattino successivo per bocca di Shafiq Wazan, primo ministro della Repubblica, e obbliga l'Assemblea nazionale a trovare in fretta un sostituto, che è individuato in Amin Gemayel, fratello maggiore di Bashir, uomo di indole ben più diplomatica e più portato al dialogo che all'azione. Habib Shartouni, l'uomo della bomba, viene arrestato 2 giorni dopo, inchiodato alla testimonianza di chi lo aveva visto frequentare l'appartamento della sorella nella settimana antecedente e poi lo aveva avvistato tra i curiosi che erano accorsi sul posto dopo il massacro. Dopo aver confessato la propria responsabilità nell'attentato e l'appartenenza al Partito Nazionale Socialista Siriano di Assad, Shartouni sarà tenuto prigioniero per 8 anni a Rubiè, prima di essere liberato dall'esercito siriano e portato a Damasco nel 1990. Soltanto nel 2017 il Consiglio giudiziario libanese lo condannerà a morte in contumacia. I falangisti invece attenderanno molto poco per farsi giustizia da soli. Sappiamo come si fecero giustizia. Circondano i campi profughi di Sabra e Shatila, rimasti senza protezione. Gli israeliani che restano fuori dai campi non fanno nulla, anzi no, fanno qualcosa. Dai semoventi attorno sparano proiettili illuminanti. Servono ai falangisti per vederci bene nella notte, per irrompere nei campi, per svolgere una mattanza, per compiere quello che diventerà tristemente famoso come il peggior massacro di civili dei tempi della guerra del Vietnam. La morte di Bashir Gemayel e i successivi massacri di Sabra e Shatila segneranno per sempre la storia del Libano, che non si riprenderà mai più, non avrà più l'occasione di tornare ad avere anche solo la fisionomia di un paese tranquillo. Da quel momento in avanti ci sarà spazio solo per altri 8 anni di guerra civile, fino agli accordi di Taif, fino alla sconfitta dei Maroniti, fino alla decisione di ripartire con la pesantissima ipoteca siriana, per poi arrivare al nuovo millennio, alla primavera araba, alle nuove stagioni delle bombe, all'uccisione di Rafik Hariri, all'esplosione del fenomeno di Hezbollah che domina ancora oggi, al ritorno del generale Aoun che inizialmente doveva essere capo del governo in spregio al patto nazionale, nemico dei siriani, poi diventato loro alleato e presidente della Repubblica, alla liberazione di Samir Jajah, a una nuova e attuale stagione di incertezza con sulle teste di tutti l'ombra di una guerra che a quanto pare non vuole proprio saperne di andarsene via per sempre.